tutti! Il video di oggi è dedicato alle decorazioni natalizie. Vi mostro la collezione di decorazioni natalizie di cui vi ho fatto i tutorial in questi 6 Natali insieme di Uncinettando Crochet in Love. Lo scopo di questo video è farvi vedere degli oggettini che magari non avevate visto, dei tutorial che vi siete persi o semplicemente siete arrivati al mio canale da poco tempo e non avete visto i tutorial degli anni precedenti. Dubito di avere tutto qui perché ho fatto veramente tante cose di Natale e tante le ho regalate, però vediamo insieme cosa è rimasto qui. Per prima cosa vi mostro questo che è semplicemente che avevo fatto a suo tempo per spiegarvi come lavorare la tecnica tapestry, e di questo vi lascio il link nella descrizione del video e questo è un tutorial a parte. Di tutto il resto vi lascio il link alla playlist con i tutorial natalizi e la trovate tutti i tutorial di decorazioni natalizie che ho fatto in questi anni. Con questa tecnica possiamo utilizzare qualunque schema a punto croce o disegnare noi uno schema a quadratini e riprodurre il disegno. Possiamo fare presine, possiamo fare quadri, possiamo fare tappeti, possiamo fare tutto quello che vogliamo. In questo caso avevo fatto un quadrettino così con 2 bastoncini di legno sopra e sotto. L'anno scorso ci siamo dati all'illuminazione con, adesso non si vede niente perché ho le luci accese, però con queste sfere illuminate che vi sono piaciute tantissimo e che ho visto state facendo in tanti anche quest'anno. E poi avevo fatto questo portacandele che l'avevo fatto semplice così e doppio a conchiglia, e anche questo vi era piaciuto molto. Mi raccomando, quando facciamo cose ad uncinetto preferibilmente mettiamo candele finte, non candele vere. Poi qui su c'è il runner di stelle, sono stelle di 2 misure attaccate insieme per fare appunto un runner, ma con queste stelline possiamo fare quello che vogliamo. Sempre parlando di stelle, vi avevo fatto questo sottobicchiere che io uso tantissimo. Il primo Natale, dopo Natale, vi avevo fatto la calza della Befana. Questa va bene come calza per la Befana, ma va bene come schema anche come calza se volete fare un calzino, insomma, oppure se volete cambiare la decorazione, ovviamente i colori potete farle di tutti i tipi. Comunque la calza, lo schema della calza è uno schema che funziona veramente per un piede. Restando in tema calzini, non è una decorazione natalizia, questo è un calzino vero, una scarpetta vera. Vi ho fatto il tutorial, potete farlo in qualunque misura, da bambino o da adulto. Questa va bene a me che ho circa un 35-36, e anche di questo vi lascio il link nella descrizione del video. Iniziando a parlare di decorazioni natalizie, proprio iniziamo da questo Babbo Natale. È alto circa 25 cm, è un amigurumi, però con un sentore un po' di una volta, con queste braccia sagomate, semplicemente ricamandole. Mi ricorda un Babbo Natale che avevo quando ero piccola, che aveva fatto la mia mamma. A me piace tantissimo questo barbone che gli ho fatto con questa lana riccia, però nel tutorial vi mostro come fare la barba anche col filato normale che usiamo per tutto il resto dell'amigurumi. E adesso veniamo alla scatola grande. Qui dentro vediamo cosa troviamo. Qui ci sono tutte le decorazioni piccoline. L'anno scorso abbiamo visto insieme come fare queste presine berrettino, che io ho fatto come presina, però potete utilizzare lo schema anche per fare un berrettino vero per un bambino, magari usando un filato un po' più grosso, così viene un pochettino più grande.
Poi sempre l'anno scorso abbiamo fatto questo berretto Babbo Natale o folletto, avevo fatto, l'altro l'ho regalato, e questi li infiliamo su un vasetto per decorare appunto un vasetto che possiamo riempire di biscotti, di quello che vogliamo, e poi fare un regalo. Oppure per esempio potrebbe essere anche un segnaposto per il giorno di Natale. Poi abbiamo il folletto nel sacco, e questi sono due tutorial. In un tutorial vi mostro come fare il sacco e nell'altro come fare le gambe, che sono solo le gambe dentro il sacchettino. Nel mio caso dentro il sacchettino c'è ovatta, però anche in questo caso per esempio potete usare questo lavoro come regalo riempiendolo di caramelle, cioccolatini, di quello che volete, e poi regalarlo. Un altro segnaposto che avevo fatto è la renna con il sacco, che adesso è vuoto, ma qui dentro ci avevo messo un Ferrero Rocher. Voi potete metterci il cioccolatino che volete o quello che volete, era semplicemente un'idea di segnaposto con il regalino all'interno. Poi un anno ho fatto la serie dei biscotti di pan di zenzero con l'omino di pan di zenzero, la casetta e il cuore, la pallina di Natale fatta ad uncinetto con la lavorazione che ricorda il punto elastico a ferri, e anche questa vi è piaciuta tanto. Questo piccolo Babbo Natale con gli occhiali, e questo si appende all'albero. Questa bambolina amigurumi con il corpo rotondo con la lavorazione tipo tartan è un tutorial di parecchi anni fa ormai, e anche questa è sempre appesa nel mio albero. Ne avevo due, una l'ho regalata a mia mamma. Poi c'è l'albero di Natale, e nel tutorial dell'albero vi faccio anche ovviamente il tutorial della stellina in abbinato con il cuore, e anche qui vi mostro come fare il cuore grande e il cuore piccolo. Di questa serie avevo fatto un cuore anche più piccolo. Poi ci sono questi folletti, e anche questi vi sono piaciuti tanto, con questi scarponcini particolari, e anche di questo, come di tutti i tutorial, c'è tutto il procedimento passo passo. Poi abbiamo questo gattino fatto sempre con la lavorazione a finto punto elastico, ma fatta ad uncinetto, e ce ne sono sempre due perché c'è quello che io faccio come prova e poi quello che facciamo insieme nel tutorial. Uno dei primi tutorial natalizi che vi ho fatto è quello di questo folletto. Adesso a questo manca il campanellino qui su, però nel tutorial ve lo mostro col campanellino. E questo in tanti avete trovato un po' difficoltose le scarpette. Eventualmente, se non doveste riuscire a fare le scarpette così a punta, qui sotto potete mettere per esempio delle perline di legno. In questo caso avevo riempito il corpo con il riso perché avesse un certo peso, perché stesse seduto. Questo amigurumi ha 6 anni e il riso all'interno non ha avuto nessun problema, perché in tanti mi avevate chiesto, avevate avuto dubbi sul fatto di poter riempire con il riso. Un'altra serie di mini tutorial che avevo fatto era questa, e c'è la renna, il folletto e il pupazzo di neve, e anche questi li appendiamo all'albero. E questa era la versione grande che abbiamo fatto insieme nel tutorial, perché vedeste i punti. Un altro folletto nel sacco era questo, in versione in cotone cablé e con il duetto, un po' più grande, ma lo schema è lo stesso.
Poi c'è il folletto con la pigna, e questo a me era piaciuto tanto, a voi così così. Un tutorial che a me piace tantissimo è questo Babbo Natale con la barba super soffice. Questa barba è fatta con il filato che ho usato per tutto il resto dell'amigurumi, quindi è super semplice da fare. Questo, se non l'avete visto, ve lo consiglio, a me piace tantissimo, e questo tra l'altro potrebbe essere anche un'idea per un segnaposto. È abbastanza veloce, molto bello secondo me. Mettete, adesso in questo caso non ho il bastoncino, però mettete uno stuzzicadente sul berretto e il gioco è fatto. E qui rimangono dei segnaposti, tra i miei preferiti tra l'altro. Se mi seguite da un po' sapete che tutti gli anni a Natale faccio i segnaposti per tutti, e poi chiaramente a ognuno rimane il suo, e a me ne rimangono sempre due, il mio e quello di Emanuele. Un anno abbiamo fatto questi segnaposti e poi vi ho fatto il tutorial con questi mini babbetti di Natale. Un anno invece abbiamo fatto gli alberelli, e questo tutorial vi è piaciuto molto, in tanti avete riprodotto gli alberelli come segnaposto o semplicemente come decorazione. Un altro segnaposto è stato il fiocco di neve. Questi fiocchi di neve li ho inamidati con la lacca, non sono durissimi perché come vedete si muovono, però rimangono decisamente in forma, e anche di questo c'è il tutorial. Un paio d'anni fa ho fatto questo segnaposto, di questo non vi ho fatto il tutorial, ma diciamo che non c'è nessun tutorial da fare. Avete il tutorial per fare la stellina e ve lo lascio nella descrizione del video, nella playlist. Per il resto è un tubolare fatto con il tricottino, e se volete un tutorial su come usare il tricottino volentieri ve lo faccio. In alternativa potete fare il tubolare ad uncinetto, ovviamente è un lavoro un po' lungo. Del tubolare ad uncinetto vi ho fatto il tutorial e ve lo lascio nella descrizione del video. Per il resto, una volta fatto il tubolare, si inserisce all'interno un fil di ferro, si dà la forma all'alberello. La stella l'ho incollata con la colla a caldo, e sul tronchetto sotto c'è un forellino dove infiliamo il fil di ferro, e questo era il segnaposto di un paio d'anni fa. L'anno scorso avevo ancora meno tempo e ho fatto questi alberelli, non è un'idea mia, l'ho vista su Pinterest, li trovo deliziosi, è ancora più semplice da fare, è una riga di catenelle e un mezzo punto alto in ogni catenella, e poi con un pezzetto di filo e le perline infiliamo al centro e diamo forma all'alberello. E poi qui dentro c'è tutto il presepe, in realtà ho fatto solo la natività. Tante volte mi avete chiesto i re magi, le pecorelle, ma non sono più riuscita a far niente. Ecco, guarda, c'era anche un inizio di re maggio, ma poi non sono più riuscita a finirlo. In ogni caso, tutte le statuine sono uguali, cioè la base dell'amigurumi è uguale per tutte le statuine, che poi li caratterizzano. Ovviamente sono, nel caso di Maria, il velo, i capelli diversi. San Giuseppe ha la barba, il bastone, ma i re magi sostanzialmente verrebbero uguali, semplicemente avevo fatto una decorazione diversa per il vestito, e poi bisognerebbe pensare a come fare una coroncina. Poi c'è Gesù, piccolissimo Gesù con la culla, l'asinello, il bue, e c'era anche l'angioletto, eccolo qua, l'angioletto.
questo credo di avervi mostrato più o meno tutta la collezione tra decorazioni, amigurumi che abbiamo fatto in questi anni. Spero che questo video riepilogativo vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e soprattutto vi possa essere utile nel caso in cui vi foste persi qualche tutorial, magari per andare a ripescarlo e utilizzare l'idea per quest'anno. Fatemi sapere cosa avete già fatto di questi pezzi, cosa vi piace di più, se non li avete fatti cosa vi piacerebbe fare, e fatemi sapere cosa vi piacerebbe che facessimo quest'anno. Io ovviamente sono già all'opera per i tutorial natalizi di quest'anno, ho più idee dei lunedì a disposizione e sicuramente più idee del tempo che ho per poi realizzarle, però mi piacerebbe sapere cosa piacerebbe fare a voi. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio tantissimo di tutto il vostro affetto, dei bellissimi messaggi che mi mandate e del vostro sostegno, che è per me fondamentale. Voi ringraziate sempre me, ma in realtà sono io che ringrazio voi, perché innanzitutto i vostri messaggi mi danno una carica e un'energia che non potete immaginare, perché normalmente li leggo al mattino quando mi alzo, e iniziare con i vostri messaggi è uno dei modi più belli per iniziare la giornata. E poi vi ringrazio perché mi aiutate a crescere. Tutte le interazioni che fate con i video, quindi i like, i messaggi, il fatto che li condividiate, aiuta l'algoritmo di YouTube a capire che i miei tutorial vi piacciono e quindi a mostrarli ancora di più, e questo è un aiuto ovviamente per me per crescere. Quindi grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial, e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!